Ce la farò! Meno male c'ho le scarpe in Gore-Tex. Ragazzi, ho portato solo due cose con me. Questa chitarra e un segreto che pesa meno di 700 grammi e entrambi servono a rendere una giornata perfetta, ma non qui in studio. Guarda la mia mano sinistra, sto usando soltanto due dita, niente barré, niente crampi e il brano suona divinamente. Il motivo per cui molti mollano la chitarra non è la mancanza di talento, è che nessuno gli ha spiegato che esiste un modo per suonare senza fatica. Per cui il problema non sei tu, è l'approccio. E oggi ti mostro esattamente come le corde a vuoto ti faranno suonare un brano completo in 5 minuti. Alla fine di questo tutorial vi svelo un trucco di accordatura che trasformerà completamente il colore di questo brano. Non è complicato, ma voglio che lo sentiate prima in accordatura standard, così capirete esattamente che cosa cambia. E questo segreto da 700 grammi lo tireremo fuori soltanto quando saremo nel bosco e vedrai che ha perfettamente senso portarselo dietro. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e come vi dicevo oggi non restiamo qui in studio. Per me la chitarra infatti è sinonimo di libertà e per portarla fuori serve un kit essenziale, leggero, che non ci faccia passare la voglia di camminare. Innanzitutto la mia Taylor, la custodia imbottita della mono, l'accordatura a clip, il capotasto, un paio di plettri e una muta di corde di riserva. Questo è il kit minimo, tutto quello che serve per suonare all'aperto senza pensieri. Ho preparato la tablatura completa per voi del mio club della chitarra, la scaricate sul telefono, andate al parco e avete tutto quello che vi serve sotto gli occhi. È il modo più veloce per portare questa libertà fuori dalla vostra stanza. Ma veniamo al pezzo forte. Questa borsetta qui, quando saremo nel bosco, capirete perché è l'unica cosa, oltre alla chitarra, a cui non rinuncio mai. Tutto il brano si basa su un semplice trucco, le corde a vuoto. Due corde suoneranno infatti sempre libere, il Si e il Mi cantino. Non le toccheremo mai con la mano sinistra, ricordatevi, Queste due corde sono infatti il collante che terranno tutto insieme mentre suoniamo le altre corde. È quasi lo stesso principio di brani iconici come ad esempio Blackbird dei Beatles o Wonderwall degli Oasis. Ci sono infatti alcune note che continuano sempre a suonare quando tu cambi gli accordi. E basta solo questo, non devi fare nulla di speciale. Veniamo quindi alla forma. Useremo soltanto indice e anulare. La forma è praticamente quella di un power chord, ma la differenza è che qui andiamo a suonare anche le corde a vuoto. Ascolta. Sentito? Bastano soltanto due dita per avere un accordo vero, non manca nulla. La mano destra invece lavora con pollice, indice e medio. Suoniamo soltanto 4 corde. Pollice sulla quinta, indice sulla seconda, pollice sulla quarta e medio sulla prima. Prova lentamente e lascia risuonare ogni nota. La cosa importante da sapere è che abbiamo solo 4 accordi, tutti presi con la stessa posizione del power chord che abbiamo visto prima. E mentre voi provate questa tecnica voglio mostrarvi cosa contiene questa borsetta che vi ho mostrato all'inizio. È la Mino della Autin, una macchina per caffè espresso portatile a batteria. È come una borraccia se vuoi la metti tranquillamente nello zaino ed è impermeabile. Pensate che funziona fino a 5000 metri, anche a meno 15 gradi e io la porto sempre perché non voglio rinunciare al mio caffettino. Prima però di dirvi il trucco dell'accordatura vi faccio una domanda. Caffè nel bosco o al bar? Io ho già risposto, voi però scrivetelo nei commenti perché sono curioso di sapere quanti di voi non rinuncerebbero mai al caffè. Il punto di partenza è il secondo tasto con il dito indice. Saliamo poi al settimo tasto, stessa forma. Poi all'11° tasto. Senti come cambia il colore, è molto più malinconico. Scendiamo al 9° tasto. E infine torniamo al 7° per chiudere il giro. Queste 4 posizioni, una dopo l'altra, sono già il brano completo, ma manca ancora il trucco dell'accordatura che renderà questo brano davvero magico. Prima però vi dico l'errore che dovete assolutamente evitare se volete suonarlo bene. Non suonare troppo forte. Qui non serve forza, serve un tocco morbido per far respirare le corde a vuoto e creare quell'effetto tappeto che rende tutto magico. Prova così, prendi ad esempio soltanto 2 posizioni.
Suonale avanti e indietro lentamente. Mi raccomando, il tocco deve essere morbido. Quando senti che le due posizioni si legano bene, come se fosse un respiro, aggiungi allora le altre e ricorda che l'orecchio è sempre il giudice supremo, sempre! Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete 3 chicchi di caffè e macinateli sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale, mai! E adesso che avete le 4 posizioni in mano, siete pronti per sentire cosa succede quando cambiamo l'accordatura di una sola nota. Prima di svelarvi il trucco però preparo il caffè. Se sei all'aperto e non vuoi troppe complicazioni, prendi una capsula compatibile Nespresso, la infili nel portafiltro, l'avviti, aggiungi l'acqua nel serbatoio e premi il pulsante per 2 secondi. Fatto! Se invece sei il tipo che si porta i chicchi macinati freschi, e ragazzi vi assicuro che ci sono persone così che io ammiro profondamente. Pressi il caffè macinato, avviti e fai la stessa procedura. In meno di 3 minuti la macchinetta raggiunge 22 bar di pressione e l'acqua è bollente al punto giusto. Il caffè quindi esce perfetto come al bar, ma lo fai nel bosco con la tua chitarra. E adesso ragazzi il trucco: prendete l'accordatore, abbassate la prima corda e il miccantino di un semitono. Mi raccomando, un solo semitono e ascoltate adesso come cambia tutto. Sentite, c'è qualcosa proprio di sospeso in questi accordi, una tensione che viene proprio da quella corda che non è in accordatura standard. Questo trucco è semplicissimo e trasforma letteralmente il brano. Per cui ragazzi, quando smettete di pensare alle dita e iniziate ad ascoltare quello che state suonando, tutto cambia, il suono diventa più morbido e naturalmente suonarlo all'aperto ha tutto un altro fascino. Con questo suono nelle orecchie e il calore del caffè tra le mani capisci che non serve altro ed è qui che tutto acquista un senso. All'inizio del video vi avevo detto che avevo portato soltanto 2 cose. Questa chitarra è un segreto che pesava meno di 700 grammi. Vi avevo detto che entrambi servivano a rendere una giornata perfetta ed è andata esattamente così. Con 2 dita, 4 posizioni, nessun barré, nessuno sforzo. È un piacere suonare la chitarra. È il bello che ti porti la macchinetta del caffè come una borraccia. Nessuno di due ti ferma e questa è proprio la libertà di cui parlavo. E sai che cosa noto sempre quando porto la chitarra fuori da questo studio? Che smetto di guardare il telefono, smetto di pensare alle mail, al lavoro o alla lista delle cose da fare. Ci sono poche cose al mondo che ti fanno dimenticare tutto il resto e ti fanno vivere il momento. La chitarra è una di quelle. Il caffè fatto bene è un'altra. E insieme nella natura non manca proprio niente. Orchestra Audio in un codice sconto dedicato proprio a noi musicisti viaggiatori, ve lo lascio in descrizione se volete regalarvi 22 bar di pressione dell'Amino, praticamente il power chord dei caffè.
E ricordatevi questo, la chitarra non è un esame da superare, è uno strumento per stare bene, in uno studio, nella vostra camera, nel bosco con un caffettino in mano. E ora che sai come farlo senza fatica, non hai più scuse per tenerla appesa al muro. Prendi la chitarra adesso, abbassa la prima corda, trova la forma, suona le altre 4 posizioni, sperimenta su altri tasti. 5 minuti bastano per capire che funziona davvero. Scarica la tablatura, trova il tuo spazio all'aperto e inizia a suonare. E se vuoi che questo diventi il tuo nuovo modo di vivere la chitarra, entra nel club. Lì costruiamo insieme la tua libertà musicale. Ti aspetto, buona musica!